Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buon pomeriggio a tutti, manca un minuto, poco più, alla fine di Monza-Napoli, 4-2 per il Napoli, partita dalle due facce, un primo tempo incommentabile per quanto riguarda il Napoli, nel secondo tempo è sembrata un'altra squadra, ma ci arriviamo perché ci sono tanti episodi, c'è tanto da dire. In primis vi chiedo scusa nel non poter andare live nell'immediato post partita come siamo soliti fare, ma ci sono alcuni impegni che non posso declinare e quindi andremo live domani sera 18:30. Per chi ovviamente è un abitué delle nostre live, la live è già settata sul canale, potete già andare lì, salvarvi il link e ci vediamo domani alle 18:30 per la live di questo Monza-Napoli. Commentiamo questa partita, un piccolo video così facciamo il punto della situazione. Per chi è nuovo e passa per la prima volta, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche se lo volete fare e vi piacciono i contenuti, un bel like che non guasta mai e forse ci dà anche una bella spinta per queste 7 giornate che mancano, perché a scanso di equivoci mancano 40 secondi. Questi 3 punti sono fondamentali per diciamo scalare qualche posizione in classifica. Un Napoli dalle due facce, come possiamo ricordare qualche video tra settembre e ottobre, era un Napoli che un tempo lo giocava e l'altro no. In questa partita un primo tempo, dobbiamo dire, abbastanza sottotono, anche se ci sono delle cose da analizzare. C'è una bella azione che porta quasi Kvaratskhelia al tiro al quinto minuto, però perde il tempo della battuta e ovviamente non se ne fa niente. Subito dopo si affaccia il Monza alla prima azione pericolosa in area di rigore, che poi di pericoloso poteva esserci ben poco perché c'era un attaccante da marcare e Juan Jesus lo tiene lì a 3 metri, Djuric stacca di testa su cross di Zerbin e andiamo sotto. Poi c'è una cosa che a me ovviamente non piace sottolineare, però bisogna, soprattutto quando si vince, bisogna sottolinearli gli errori arbitrali, perché ci sono. C'è un calcio di rigore su un Gongi al 24esimo minuto, al 34esimo minuto, scusate, per un intervento di Zerbin che di pulito ha ben poco. Niente VAR, niente calcio di rigore, non se n'è fatto niente. Accettiamo e andiamo avanti senza comunque protestare. Siamo una squadra che non protesta, non si fa valere. Comunque non c'è stata la chiamata del VAR, non è stato ravvisato il fallo, il calcio di rigore a mio avviso c'era. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti se l'ho visto solo io oppure era un fallo bello e buono. Comunque finita la partita, 4-2 per il Napoli, finalmente una vittoria con un risultato anche abbastanza largo, ma ci arriviamo perché non dobbiamo gasarci troppo su questo 4-2 e ci arrivo e vi dico anche il perché. Nel primo tempo c'è un rischio di Di Gregorio con Osimhen che va sul portiere avversario e quasi gli sfila il pallone dai piedi, poi il Napoli recrimina un calcio di rigore, ma Di Gregorio ha preso prima il pallone. Non è quello il calcio di rigore sul quale recriminare, ma è quello su Zerbin Gonc, dove si deve far casino. Non l'avete fatto, va bene così. Comunque chiudiamo il primo tempo con un tiro di Kvaratskhelia al 45esimo fuori di molto, anche se l'impressione era un tiro che era finito molto vicino al palo, ma poi andiamolo a rivedere, è finito molto lontano dalla porta di Di Gregorio. Nel secondo tempo succede l'incredibile. Ecco perché dico va bene i 3 punti, va bene anche il risultato, va benissimo tutto ciò che abbiamo visto e anche la fattura dei gol, però al 50esimo Ngonge segna l'1-1, era fuori gioco, anche se di poco, era fuori gioco assolutamente. Un grandissimo gol, poi rientrava dalla linea del fuorigioco, ha stoppato il pallone in area, si è girato di sinistro, l'ha messa sul secondo palo. Ngonge tecnicamente, a mio avviso, abbiamo fatto un grande acquisto. Poi vedremo nelle ultime partite di quest'anno e l'anno prossimo se sarà così o meno. Arriva l'1-1, Osimhen stacca quasi con la testa fuori dallo stadio,
uno stacco esagerato, cade pure male perché Izzo fa a mo' di ponte, quindi Osimhen sbatte la testa a terra, un attimo di panico con tutto l'1-1 in, diciamo, in cassaforte. Osimhen rimane un attimo a terra, però tutto bene, non si è fatto niente e meno male perché diciamo, l'impatto col terreno non era stato molto, molto bello da vedere. Ecco. Il 2-1 arriva subito dopo, perché se parliamo di minutaggi dal 55esimo al 68esimo è successo l'incredibile. Il 2-1 è un gol di Politano al volo di sinistro da fuori area, palla all'incrocio, e così come il 3-1 di Zielinski. Poco dopo sono secondo me due gol che vanno diciamo messi tra i gol più belli di quest'annata di Serie A. Poi può darsi che sia un giudizio personale, ma soprattutto il secondo, il gol di Politano, è un tiro al volo di sinistro che va a finire all'incrocio di Gregorio, non si muove nemmeno, così come quello di Zielinski, palla che diciamo tra un passaggio e l'altro, Kvaratskhelia in area, scarica al limite dell'area di rigore e Zielinski fa il 3-1 e poi il solito Napoli che si addormenta ovviamente, se non erro Juan Jesus scivola su un lancio verso Colpani si invola verso la porta del Napoli, ritorniamo comunque a ricoprire le marcature, Colpani si porta il pallone sul sinistro, sul secondo palo, grandissimo gol anche quello, anche il 3-2 del Monza. Arrivano i cambi ed entra Raspadori per Kvaratskhelia, entra anche Cajuste per Zielinski, poi entra anche Mario Rui più tardi per Olivera, che non era in ottime condizioni, forse uscito anche per qualche affaticamento. Comunque entra Raspadori, devo dire la verità, io mi sono detto, vabbè, di nuovo Raspadori, va bene così, però su un'azione e su un tiro del Napoli ribattuto da Di Gregorio è il calciatore più lesto a ribadire in rete e portare il Napoli sul 4-2. Poi gli ultimi 10 minuti di partita, comunque poche cose diciamo da analizzare e sottolineare, al di là nel secondo tempo di un calcio di rigore su Anghissà al 64esimo. È un calcio di rigore che ovviamente necessita, secondo me, del controllo al VAR e dell'andarla a rivedere un'azione del genere, però perché non si va? Comunque è sporco l'intervento, il calciatore del Monza ha la mano completamente appoggiata e spinge verso il basso Anghissà, che sicuramente non è esile come lo può essere un Politano, però gli stai addosso, sei molto sporco, un intervento abbastanza sconnesso, si poteva andare al VAR e rivedere e diciamo dare chiarezza a chi guarda le partite da casa, a chi paga un biglietto per andare allo stadio, a chi si danna come noi e come me per questo Napoli che quest'anno comunque è gioie e dolori, più dolori che gioie. Dobbiamo andare al VAR e dobbiamo andare a rivedere queste cose, perché se sul rigore di Ngonge eravamo sull'1-0 e poteva cambiare le sorti del primo tempo, perché per me il calcio di rigore Zerbin-Ngonge ci sta tutto, poi vedremo le moviole, perché la mia è anche una reazione a caldo, ma credo che non ci siano dubbi che Zerbin comunque interviene prima sulle gambe di Ngonge per poi forse toccare il pallone alla fine. Al 64esimo il rigore su Anghissà, che sto dicendo di andare a rivedere al VAR, era sul 3-2, quindi partita che si poteva mettere diversamente nel caso l'ennesima dormita difensiva del Napoli, perché quest'anno ce ne sono state tante, poteva portare comunque la partita sul 3-3 e poi andavamo a recriminare, ma c'era un rigore su Anghissà, eccetera, eccetera. Fate le cose come si deve, fate il vostro mestiere, parlo ovviamente della terna arbitrale e chi è seduto dietro al VAR con tanto di assistente VAR, tanti soldi buttati in questo caso, perché se non intervieni su situazioni così dubbie, io non lo so quando bisogna intervenire, quando ci si deve appoggiare alla tecnologia,
per far sì che una partita non porti strascichi polemici. L'abbiamo vinta, è vero, con giocate dei singoli anche, è un Napoli che pecca mentalmente e lo si è visto anche oggi. Tra primo e secondo tempo è totalmente un'altra squadra, ma non per i gol fatti, non per diciamo aver dominato il Monza, è proprio che sei entrato in campo con un altro approccio. Quindi tra primo e secondo tempo ovviamente Calzona avrà detto ai giocatori cosa fare e come farlo, perché non si spiega. È un Napoli che sembrava averne molto, ma molto di più della squadra avversaria a livello fisico. Ovviamente questa cosa coadiuvata da le grandissime giocate che hanno portato al 2-1 e al 3-1 di Politano e di Zielinski. Non sediamoci sugli allori, ed è questo il messaggio che vorrei far passare. Non sediamoci sugli allori e facciamo sì che questa sia solo una vittoria sporadica, appunto, in base alle giocate dei singoli, ma cerchiamo di onorare il campionato fino alla fine, perché mancano 7 partite e diciamo a me personalmente farebbe piacere giocare una Coppa Europea, che possa essere la Conference, che possa essere l'Europa League, perché la Champions, diciamoci la verità, è abbastanza lontana e non credo che poi crollino un paio di squadre così all'improvviso, anche se il risultato di oggi, Frosinone-Bologna 0-0, l'Empoli che comunque ha vinto ieri col Torino, e tra le inseguitrici e le squadre con le quali ci possiamo giocare eventualmente un settimo posto ci è andata bene, diciamo, questa settimana. Aspetteremo comunque Cagliari-Atalanta, partita non semplicissima, anche se l'Atalanta secondo me è favorita sulla carta, e questo Fiorentina-Juve di stasera. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Io sono contentissimo della vittoria, ma non sediamoci sugli allori, perché queste sono risultati che possono anche diciamo portare quella spavalderia che farebbe solo male in questo momento al Napoli. C'è bisogno di concentrazione massima, così come abbiamo giocato questo secondo tempo, al di là della dormita sul 3-1, ma credo che sul 3-1 nemmeno gli 11 calciatori in campo si sono resi conto di aver ribaltato il risultato e trovarti poi 2 gol sopra in pochissimi minuti. Fatto è che lasciamo comunque Colpani libero di rientrare, portarsi il pallone sul sinistro, metterla sul secondo palo, cose che avresti potuto pagare caro e amaro nel caso non avessi fatto poi il 4-2 e la partita si metteva un tantino diciamo in una danger zone, ecco, in maniera pericolosa, che poi negli ultimi minuti avresti avuto questo Monza sicuramente che veniva a riversarsi nella tua metà campo, cercando la spizzata, cercando il gol del pareggio all'ultimo. Non è successo. 3 punti, siamo a 48. Finalmente un po' di luce a livello di classifica, aspettando i risultati tra, diciamo, le 18 e stasera. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sempre Forza Napoli, e mi raccomando, domani 18:30 live del giorno dopo, perché purtroppo alcuni, diciamo, eventi di questa domenica hanno fatto sì che non possiamo andare live nell'immediato post partita. Ciao!